Paolo, since we go through a symbolic teaching of farming labors, each labor symbolizing an internal aspect of work. Allora, questo insegnamento è un insegnamento simbolico, andiamo attraverso dei mestieri del mese che rappresentano dei lavori interiori. And September, grape harvest, we associate with work on the emotions. So today we will discuss specifically the area of negative emotions, work on negativity. E abbiamo associato il lavoro di settembre, che sarebbe la vendemmia, al lavoro sulle emozioni. Ed oggi andiamo a osservare questo particolare aspetto che è il lavoro sulle emozioni negative. We'll be using a Christian representation, but we will be interpreting it esoterically. E utilizziamo una rappresentazione che viene dal mondo cristiano, ma lo andremo a interpretare in maniera esoterica. So rather than physical places, yes, inferno or hell, purgatory, and heaven, rather than physical places or religious, places of some kind of religious consequence, we will be looking at them as psychological states, as three different states we might find ourselves in every day, not tomorrow, not in the future, but every day. E quindi fondamentalmente andremo ad analizzare questi aspetti da un punto di vista interiore, non come luoghi fisici di inferno, purgatorio e paradiso, ma invece li andremo a vedere appunto come luoghi psicologici all'interno dei quali possiamo trovarci tutti i giorni. And this is not a big secret, yes? Dante, of course, wrote extensively about these places. Milton later, William Blake painted them. So it has been known that there is deeper meaning to these very commonly known places of hell, purgatory, and heaven, and that certain schools studied those meanings, and we are such a school. E quindi praticamente andremo ad analizzare il significato interiore, che non è, diciamo, i primi, diciamo, Dante ha analizzato questi tre stati, anche Milton, anche Blake ha lasciato della letteratura, diverse scuole hanno parlato di questi stati come stati interiori dell'essere umano. This is an Italian artist. Sculpture, these are actually miniature sculptures. You see the dates in the bottom corner, so he's 16th, 17th century. And we will study one by one these four places, beginning with limbo, and see what we can learn from his interpretation of them. L'artista è un artista italiano, si chiama Giovanni Bernardino Azzolino, e ci sono questi quattro stati psicologici che andremo a studiare e vedremo cosa possiamo imparare da questi stati psicologici. And we'll start with limbo. Cominciamo dal limbo. Portrayed as a little, well, let's say as a young boy. Che è questo giovane bambino. Limbo, by the way, you could say it stands aside from these states. It's a kind of a, at least in Christian theology, it's a place before. So it's where the souls go before they enter life. And so there is not really, there are not the same possibilities for a soul in limbo as there later are in the other three stages. But we better start there because the presentation begins there. And so we'll examine this. Allora, il limbo si potrebbe dire che fondamentalmente è uno stato che sta un po' fuori gli altri tre, che storicamente viene narrato come lo stato in cui l'anima si trova prima di incarnarsi.
e quindi che poi segue questi tre stati, no? Come dire, inferno, purgatorio e paradiso. So what do you see? Obviously a young boy, but more than that, in what state would you describe this boy? Cosa vedete più del bambino, no? Che stato accomuna questo bambino? Che sta sentendo, secondo me? Giorgio, what do you see in this boy? I can see sadness, tristezza. Okay, yes. That's For the moment, yeah. yes. Mm-hmm. Qualcosa più? Qualcuno? Francesco, do you see anything? Or do you have anything to add? Non mi viene la parola giusta, è come se, come se fosse appunto in un limbo, cioè avulso cioè in sospensione, sospeso, non coinvolto, è come se guardasse ma non vedesse. And Francesco said that he's like suspended. It's like if something has been interrupted. If it's like that he did not choose nothing. He's in a moment of an impasse. Okay. Yes, so we see a little bit of sadness and something is stuck, something is not moving. And Paolo, what Francesco is proposing, I feel has to do with the idea of limbo being a place where nothing can happen, you know, where you are stuck, you do not have possibilities. So that falls in line with that, Francesco. It's a good observation. È una buona osservazione quella di Francesco, perché anche il limbo viene descritto proprio come un posto dove sei fermo, sei bloccato, sei nel mezzo. Krista, have you ever seen your children? It's been a while, I know, but do you remember seeing them in this state? Yes, it's kind of like almost like how to say, wake and sleep in just in imagination, or but yes, somehow very separate from the surroundings, just the inner world. But at the same time, it does not look like he'd be. It's not thinking. It's definitely more like in somewhere else. Let's put it that way. Okay, very good. There's somewhere else, Paolo. It's some kind of a daydreaming, but not so much thinking, daydreaming. E quindi Asaf chiede a Krista cosa vede, se se i suoi figli, insomma, li ha mai visti in quello stato, e Krista dice sì, diciamo, sono come dormienti che sono svegli in qualche modo, con stato simile all'immaginazione. Children are in essence, Paolo, and there's a strong argument that the reason a child is shown in limbo is that it has very much to do with essence. E i bambini sono in essenza, e quindi una delle ipotesi per cui l'autore ha riprodotto il limbo con un bambino è perché questo stato ha a che fare con i bambini. Essence is the character that we bring with us at birth, according to this teaching. Yes, it is our traits, our peculiarities, our tendencies at birth, before we acquire things from the experience of life. E praticamente diciamo così, l'essenza è quella parte in noi con la quale nasciamo, i tratti caratteristici che ci portiamo da prima di questa vita. It is very free and very alive, but it has some strict limitations. È molto libera,
quello che fa, non ha ancora dei limiti imposti dalla società, però ha altri tipi di limiti. And one of its big limitations is that it has no ability to deal with suffering. When things don't go its way, when it doesn't get the toy it wants, when it doesn't get the ice cream it wants, yes, it can be the silliest thing. It has no ability to deal with this. E praticamente quando diciamo, l'essenza entra un'essenza immatura, come quella dei bambini, entra in contatto con la sofferenza, c'è zero capacità di avere a che fare con la sofferenza e con la frizione. And so this is how we begin our life. We all begin with an essence, a distinct essence, and at the same time with an utter inability to deal with the suffering that, of course, inevitably comes our way. E questo è come noi cominciamo il percorso della vita, con zero capacità di tollerare la sofferenza e quindi con tutte le conseguenze che da questo deriva. A related thought from Ouspensky. Se la sofferenza non esistesse, bisognerebbe crearla, perché senza di essa non si può arrivare al giusto ricordo di sé. Now, remember, we said about essence that it is stuck. Actually, sorry, we said about limbo that it is a stuck state. And also Francesco observed of this young boy that he seems stuck. He's not going anywhere. And Ouspensky says, without suffering, you can't go anywhere. There would not be the possibility of changing and evolving. E praticamente ricordiamoci l'osservazione di Francesco, è quello che dicevamo anche prima del limbo, che è uno stato dove si è fermi, dove non si riesce ad andare avanti. Adesso connettiamolo con questo pensiero di Ouspensky che ci dice che la sofferenza è quella che ci fa andare avanti. Se non esistesse bisognerebbe inventarla. And so bring upon essence suffering for long enough. The default, I would say, Paolo, yes, without any intention, without any teaching, without any instruction, the default would be this. And this is called, in this Christian presentation, is called hell. E praticamente, diciamo, la modalità standard che tutti noi utilizziamo senza avere un insegnamento, senza avere una guida, senza un percorso di crescita personale o spirituale, di affrontare la sofferenza è questo, è quello che vedete di fronte a voi, esattamente l'inferno. What do you see here? Cosa vedete qui nell'inferno? David, what do you see? Io vedo sofferenza pura, vedo uno sfogo e sembra che questo urlo, questo grido non sia indirizzato a niente di particolare, è proprio uno stato di disperazione. So I see pure sufferance, and it also seems that it's not directed towards nothing in particular. Okay, so it's really this desperation. David, can you say that again? You don't see that it's directed into something in particular? I didn't quite understand that. Is that what you said? Yes, so it seems he's screaming, but not to somebody in particular. It's really just screaming, just point without a direction. Okay, very good. From this point of view, Paolo, it's like suffering is a kind of very strong energy, and it's very hard to contain very strong energy. And so our tendency will be to just shoot it all out, deflect it all out. And from that point of view, David, we could propose that that's what he's doing. He's not shouting at anyone in particular. He's just letting out, eliminating all the energy that suffering has forced upon him. E praticamente, ecco, quello che, diciamo così, possiamo dire è che la sofferenza è una forma di energia molto alta, molto forte, e da questo punto di vista la persona protagonista dell'inferno la sta buttando tutta fuori perché non riesce a contenerla. Now, in this presentation, the portrait of hell is mainly of interest
in comparison with the portrait of purgatory. In questo contesto, quello che viene visualizzato, mostrato come inferno, ha molto a che fare, ci può dire molto se andiamo invece a vedere il purgatorio. So let's compare between them a little bit. And I will start with the externals. As far as my eyes can see, Paolo, it doesn't look like purgatory is in less fire, if you see what I mean, in less mud and fire than hell is. Yes, so you would be wrong to say that purgatory has it a little easier. The flame seems as strong to me in both of them. E cominciamo da questo, diciamo che le fiamme sono molto forti in entrambi, cioè diremo che nel purgatorio le fiamme sono meno forti dell'inferno, anzi sembra quasi il contrario, cioè non sarebbe corretto dire che il purgatorio soffre di meno dell'inferno. Da un punto di vista fisico le fiamme sono simili. So, what then is the difference? Lino, what do you see? What difference do you see? Well, I can tell you, while, as David said, the pain that the hell is expressing, it's going outwards. In purgatory, it seems that it's going inwards. So it's pain mixed with sadness somehow, and there is less tension. You can see the muscles in the hell figure, the tension in the neck and in the face. That kind of tension disappeared, but you can feel it's still there. It should be somewhere else. If it's not outside, it should be inside. And also you see some kind of tears coming down the eyes. Also the way they look, it's the eyes are very different. You see the eyes are wide open in hell, while the others are less open than they are looking upwards above. That's what I notice on. Very nice, Lino. Can you please translate it for us? Certo. Allora, dicevo che mentre la sofferenza appunto della figura dell'inferno si proietta tutta verso l'esterno e si vede appunto nella scultura anche una tensione muscolare nel collo, nel volto, la sofferenza invece del purgatorio sembra più una sofferenza diretta all'interno, nel senso una sofferenza che ha perso appunto la sua manifestazione esteriore e si è spostata, si percepisce comunque che è una figura sofferente, ci sono le lacrime, c'è la tristezza, ma tutta quella tensione appunto che c'era nella figura dell'inferno è scomparsa. Ecco, e poi notavo lo sguardo, appunto, lo sguardo rivolto verso l'alto della figura del purgatorio, mentre gli occhi spalancati, appunto, che guardano dritta di quella dell'inferno. Ecco, queste sono le cose che ho visto, le differenze che trovo io. Very good. Paolo, I want to repeat what he said, that while hell seems to be eliminating it all outward, purgatory is keeping something, or at least directing also some of it inside. Maybe not all of it, but some of it. Ed è molto bello quello che dice Lino, Asaf lo vuole ribadire, che se mentre nell'inferno c'è un'energia che va verso l'esterno, nel purgatorio c'è almeno una parte di quell'energia che va verso l'interno. Here's how Ouspensky says something actually quite similar, Lino. Qui è una cosa di Ouspensky che può essere molto utile in relazione a quello che ha detto Lino. Di per sé la sofferenza non può portare a nulla, ma se ci si ricorda di sé in relazione ad essa, può diventare una grande forza. This taking inward, which would imply seeing something in myself in the context of the suffering, is actually something that essence, immature essence, childish essence cannot do. E questo che
sta dicendo, che ha detto Ouspensky, questa capacità di ricordare se stessi in relazione alla sofferenza, è una cosa che l'essenza non può fare. And so the moment you treat suffering differently than the natural, you know, the automatic eliminating it all out, the moment you do that, you choose a path that is unusual. It's alternate. Or the way the fourth way would call it is not mechanical. E nel momento in cui decidi di non eliminare la sofferenza, ma di lavorarci, scegli una via diversa, una via inusuale, una via che la quarta via direbbe non meccanica. And then from here, of course, we have a further and last stage that is called heaven. Poi alla fine abbiamo l'ultimo stadio che è chiamato il cielo, paradiso. Oh yes, that's right. That actually would be the right translation, wouldn't it? Notice, by the way, that hell seems to actually be an altogether different person, you notice, but purgatory and paradise and heaven are actually the same person, the same model, if you like, although in obviously different states. E vediamo che se l'inferno e il purgatorio sono due modelli, due persone diverse, almeno all'esterno, il purgatorio e il paradiso invece sono simili, sono la stessa persona. How would you describe, Paolo, let's ask you, how would you describe the difference between these two? Come descriverei la differenza tra i due? Allora, in Purgatory I see that he is striving for an answer, for a reason. Like he knows that there is an understanding behind the suffering, but he's not yet connected. In the heaven, the connection is done with the understanding of why he's suffering, and also, as Ouspensky said before, that it is needed in order to arrive to this state. So I would describe the difference in a different relationship with an understanding with the suffering. E allora quello che vedo è che diciamo, nel purgatorio la sensazione che ho è che la persona diciamo, sente che c'è una risposta alla sua sofferenza, sente che c'è un perché, però ancora non l'ha trovato, e quindi diciamo molto sulla fiducia. Mentre nel paradiso questa risposta gli è arrivata e ha lasciato una comprensione che ha cambiato la natura della sofferenza. Thank you, Paolo. Very nice. Paolo, to conclude, at least to conclude the first half of this workshop so far, hell is obviously unattractive. Yes, nobody would ask, nobody would choose to be in this state, in this place. E diciamo, come dire, per concludere la prima metà di questo incontro, l'inferno non è una situazione che nessuno sceglierebbe. Heaven is obviously attractive, right? We all want understanding, clarity, contentment. You know, these are all very attractive, very coveted qualities to possess. E tutti quanti magari vorrebbero la comprensione, l'intuizione, la gioia, la serenità del paradiso. Sono tutte qualità che ci attraggono. And what this teaching, and really, Paolo, any true teaching that aspires to teach the movement from the left to the right, what this teaching emphasizes and increases valuation for is this middle way, without which you cannot come from hell to heaven. E quello che questo insegnamento, l'insegnamento della quarta via, vuole enfatizzare proprio il purgatorio, uno stato che se non lo attraversi
non puoi comprendere, non puoi fare il passaggio dall'inferno al paradiso. So to increase the valuation for it, yes, to understand why it is necessary, how it manifests internally, because this state, Paolo, is actually within our ability. I'm speaking of purgatory. It is to a large extent under our will. This one less so, but with knowledge and will, we can actually learn to place ourselves more and more in this intermediary state where many more possibilities come our way. E quindi diciamo che per quanto riguarda questo insegnamento, perché vuole enfatizzare l'importanza del purgatorio? Perché è uno stato di consapevolezza molto più sotto il nostro controllo, molto più sotto la nostra volontà. Il paradiso molto di meno, ma nel purgatorio in qualche modo noi ci rendiamo attrattivi per uno stato come quello del paradiso. So there is the inner meaning of this Christian teaching for you. And thank you, Paolo, for translating so far. And let's stop the live broadcast now, Giorgio, and continue. Grazie, Giorgio. Grazie.